Mi sentite? Vediamo se ci siamo. Dovremmo esserci. Aspettiamo un secondo che entri qualcuno. Perdonatemi ragazzi il ritardo nella live, ma mi sono perso via oggi, sono uscite un sacco di cose che dovevo fare all'ultimo e purtroppo non sono riuscito a farla solito orario. Sono le 10:30, un po' più tardi del previsto. Però si fa, dai, magari la facciamo un po' più corta. Non sono neanche riuscito a finire i video da fare, mannaggia. È un periodo un po' pieno. Adesso vi racconto come va. Oggi sarà in realtà non ho nessuna, come si dice, sto mettendo tutte le impostazioni della live, non ho nessun format, semplicemente sarà una live aperta e chiacchiereremo un po' insieme, se vi fa piacere, e basta. Quindi oggi va così. Ecco, fatto, tutto a posto. Vediamo se funziona. Eccoci qua! Ciao Marti, ciao L'incubo, ciao Metlan, ciao Jetpack. Vai tranquillo Marco, relax. Come state ragazzi? Allora, innanzitutto, L'incubo, ho cercato di scriverti per tutta la settimana, ma non ho trovato nessun tuo contatto. Volevo ufficialmente chiederti perdono se nell'ultima live ho toccato magari dei tasti sensibili. Non era mia intenzione ferire o toccare nessuno così, quindi prendete ovviamente le cose che dico come chiacchierate, ecco, come intrattenimento tra di noi, ma per qualsiasi cosa, se vi serve, io rimango disponibile. Ovviamente do la mia opinione, le cose che do sono mie, però non preoccupatevi, ecco, quindi ci tenevo a dirlo. Riccardo, Afternoon Swim? Ciao Riccardo, Afternoon Swim, che cos'è? Fammi vedere. Ah, un profumo, non lo conoscevo. Vediamolo insieme. Ah, aspetta che per qualche motivo non funziona. Allora, un secondo. Ecco, adesso dovreste vederla. Afternoon Swim. Louis Vuitton, che bello. Ma sai che non lo conosco, ma è la collezione privata? Bellissimo. Bello anche il nome. Però non lo conosco. Devo andarmelo a sentire di sicuro. Vediamo a cosa assomiglia. Ah, ok, forse è la linea privata. Assomiglia a Jean Love Azur Maison, ok. E questi non li conosco. Che profumi strani. Non c'è nessuno che conosco di quelli a cui assomiglia. Performs very well. Va bene. Provola, è incredibile. Prezzo ovviamente per il brand un po' folle, ma almeno da provare. Quanto costa? Sembra strano, ma sa di arancia, cloro, non lo so, incredibile, ma incarna quelle vibes. No, vabbè, pazzesco. Pazzesco. Jetpack, mannaggia Marco, questa storia della longevità mi hai fatto venire la fissa. Grande Jetpack. Ottimo, ottimo, sono contento. Guarda, piuttosto di averla fissa in cose che ti fanno del male, almeno è qualcosa che ti fa star bene, no? Longevità alla fine è semplicemente stare al meglio di quello che si può, ovviamente senza ossessionarsi. 350 € costa, è tantissimo. Nico, ma in realtà il mio contatto lo hai? Ti ho chiesto a che Z giocavi in DM su IG. Ah sì? Ma non so qual è il tuo IG. Cioè non me lo ricordo. Mi ricordo del DM, dopo guardo allora. Comunque figurati, non sono sentito per nulla attaccato alle tue parole. Cerco apposta il conforto. Esatto, a me piace anche quello. Mi piace proprio anche... Cioè quando tipo magari parliamo anche di queste cose, non è mai una cosa di scontro, è più una discussione, è più una cosa aperta
che mi piace fare un po' un pattern, un disrupt nelle persone, cioè nel momento in cui mi chiedono qualcosa, invece di vederlo come l'hanno sempre visto per provare a tirarlo, a fargli capire qualcosa di diverso, può essere utile secondo me tirare fuori, prendere una prospettiva più alta, farli ragionare da un punto che non avevano mai visto, un po' più, una prospettiva un po' diversa, e quindi magari può aiutare quella persona. È una cosa che mi piace fare. E secondo me è utile, piuttosto che magari ragionare sempre sulle stesse cose, almeno avere un po' un dibattito, una discussione aperta senza scontro, secondo me è la cosa migliore. Buonasera Vitto, come stai? Riccardo, French Avenue cosa ne dici? Io ho Liquid Brune e Azure Oud e sono buonissimi, anche perché Oud Maracuja e Parfum de Mele Altieri non posso permettermeli. Allora, adesso li cerchiamo insieme. Liquid Brune e Azure Oud. French Avenue. Vediamo. Ah, eccolo qua. Ah no, French Avenue è il nome del brand. Liquid Brune, ma sai che non lo conosco Liquid Brune? Pensavo di aver capito quale fosse come profumo, ma in realtà non lo conosco questo. È un clone, sì? Penso di sì. Eccoli qua, i French Avenue. Ah, ok, la copia, il clone di Altair. E boh, se va e costa poco, vedi tu, io te l'ho detto, non sono tanto fan dei cloni, però se va, perché no? Anzi, voglio proprio sentirmi dire cose che non piacciono se serve. Spesso ne parlo con mio cugino che mi risponde anche quello che dici per me è una... Perfetto, allora sono contento, dai, sono contento. Hai presente il Talkbox? No, cos'è il Talkbox, Vitto? Marti, ma alla fine sono sempre pareri personali, ci saranno tante verità sugli argomenti dell'altro giorno. Vero, certo, ovviamente. Alessandro, Marco, consigli un libro per capire la psicologia delle persone, ed in particolare sulle donne. Mi piace che le donne non sono persone, sono trattate come un essere un po' diverso. Comunque, c'è un libro molto bello che si chiama Le donne vengono da Venere e gli uomini da Marte, una cosa del genere. Spiega molto questa differenza di psicologia basata sulla sessualità. Se invece vuoi un libro sulle persone, sugli esseri umani, ti consiglio Intelligenza emotiva o ti consiglio... com'è che si chiama? Il coraggio di non piacere. Questo qui. Ho sbagliato. Ecco. Cosa ne dite di una live più tranquilla oggi, così in chiacchierata? Questo qua. Riccardo, profumi che indosseresti se ti sposassi domani? Si è chiuso a caso l'oscuro. Così debotto col cuore. Profumo se mi sposassi domani. Allora, mi piacerebbe sposarmi vestito total black, come sono sempre, perché mi sentirei più a mio agio e quindi metterei un profumo che ci sta bene col total black, probabilmente qualcosa che ha un significato, ma ti direi o indosserei questo, Black Gemstone di Stefano Berloca, oppure indosserei Tom Ford Wood Wood, perché ha un valore abbastanza grande per me. Se no metterei... Se no metterei anche Labs di Sorcinelli, perché è liturgico, giusto, nero, mi piace. Il titolo mi rispecchia assai grande. È un po' difficile da spiegare, magari prova a cercarlo. Com'è che si chiama? Talkbox. Cos'è? Ah, ok, è un apparecchio che consente a un musicista di modificare il suono di uno strumento musicale attraverso i cambiamenti della forma. Ok, non lo conoscevo. E come mai mi dici del Talkbox? Le donne non si capiscono nemmeno da sole, raga, tranquilli. Vero, Marti.
Ho visto più volte che hai parlato di un libro sulla morte di Sadhguru, però è solo in inglese in quello che so. C'è una versione italiana che mi consigli, mi interesserebbe. Metlan. C'è solo in inglese? Sei sicuro? An Inside Story. Geniale. E Amazon.it. Allora mi sa che c'è solo in inglese, sì. C'è solo in inglese. In realtà no, cioè non ho un'alternativa da darti perché è abbastanza unico. Però se riesci a leggerlo non è tanto difficile. Se capisci minimamente l'inglese non è troppo difficile. Camicion de pazzi. Cosa usi per la rasatura per tenere il viso così liscio? Semplicemente in realtà uso un rasoio normalissimo. All'inizio utilizzavo un rasoio, questo qua, Gillette Pro Glide, questo qua, normalissimo. Poi quando sono andato in Giappone ho trovato dei rasoi tipo quelli negli hotel, quelli tipo usa e getta, e vanno benissimo. E quindi ne ho presi un po' al supermercato e me li sono tenuti, adesso sto usando quelli. E poi uso un gel da rasatura. Non smetterò mai di ricordare la bellezza di quel libro, vero Marti? Scritto così sembrava che Sadhguru fosse vero. In effetti. Alessandro, Marco, conosci qualche brand di vestiti a buon prezzo ma belli da vedere, abbastanza sul classico per i colori? Secondo me è un bel brand classico che ci sta, sembra un po' alla moda, con tessuti di qualità a un prezzo giusto. Secondo me è COS. COS. Io le magliette nere le prendo quasi, non esclusivamente, ma tante ne ho qua. E a volte ci sono cose che costano un po', altre volte un po' meno. Se no, ragazzi, anche su Vinted o cose del genere trovate vestiti usati che non sono niente male. Second hand, secondo me, sui vestiti è tanta roba. Ragazzi, qualcuno riesce a farmi un favore e andare a vedere se su Twitch va tutto bene, se si sente tutto ok? ML Digital Video, alla fine il 7 Pro Max ti sta piacendo più del 16 Pro Max come sensazione dei primi giorni? Sì, ti dico la verità, eccolo qui. Mi sta piacendo molto. Mi piace molto il colore, mi piace molto... So che sembra una cavolata, ma il feeling è molto più maneggevole, facile da tenere, molto più piacevole. E poi la batteria dura tantissimo. Cioè la batteria, porca miseria, dura... Cioè io lo carico... Tipo, prima lo caricavo tutta la notte, adesso lo metto in carica una volta ogni giorno e mezzo. Io credo che lui abbia un'aura che è insuperabile da qualsiasi altra nota olfattiva, è potere e personalità. Vero Riccardo? Dipende dalle note, anche dipende dal tuo condizionamento olfattivo, quello che hai visto in passato, ecco, tua esperienza. Hai visto Sadhguru ospite a San Siro? Ho visto Marti. L'ho visto l'altro giorno Sadhguru, sono andato all'evento in triennale, un evento solamente per artisti e per content creator. Tra l'altro ho conosciuto gente come tipo Nina Zilli, Nick Pescetto, altra gente particolare. Ho fatto un video a riguardo, quindi uscirà un video sul canale, probabilmente questo weekend. È molto interessante. Tra l'altro, piccolo spoiler, Sadhguru si era seduto dietro di me per un attimo, per tipo 2 minuti, mentre c'era la presentazione, e ho sentito il suo profumo, il suo odore. Incredibile. Buonissimo, veramente mi ha fatto venire la pelle d'oca. Grazie Marti, si vede e si sente, perfetto. Ma dov'è Matteo? In tutto ciò. Forse è tardi per lui. Aveva un odore tipo criptico, un po' tipo da faraone. Poi tutta la stanza era incensata, non purificata per la serata. Però l'odore suo era incredibile. Il Vitto praticamente quell'apparecchio l'ho scoperto, la Talkbox, l'ho scoperto da uno youtuber, Cerchi Landen Purify, che in alcuni suoi video lo usa. Ok, e cosa... perché? Si blocca ogni tanto però. Cavoli. Come mai? Come mai si blocca ogni tanto? Ma anche su YouTube si blocca? Proviamo così. Uscita. Proviamo a fare 6300. Ecco. Adesso rispondo alla chat, perdonami. Alessandro, che integratori consigli per fisico, pelle, cura di sé in generale e che marchio per te?
Allora, in generale secondo me la cosa che un po' tutti allora, innanzitutto gli integratori dovrebbero integrare qualcosa, quindi consiglio principale: vai da un nutrizionista e fai delle analisi e vedi che cosa ti manca e quindi prima di tutto prendi le cose su cui sei carente, se non riesci a integrarle con il cibo. E poi tendenzialmente, secondo me, multivitaminico, omega 3 e per gli sportivi magari anche la creatina. Io prendo anche questo qua per pelle e capelli, acido ialuronico e collagene, secondo me sono ottimi. Multivitaminico io ho questo qui, Glorifil. Glorifil è un bel brand, non è sponsorizzato o altro, semplicemente ha tante recensioni, costa poco e ci sta. L'incubo: vai sempre regolarmente in palestra, fai panca piana, squat, stacchi e principalmente o principalmente corpo libero. Poi so io ho il terrore della panca piana di rimanere sotto e devi farti aiutare da qualcuno dietro quando la fai la panca piana se metti un peso alto. Comunque adesso faccio palestra, sto facendo 4 volte palestra e poi vabbè, a parte lo yoga della mattina, hatha yoga anche, faccio dei giorni in cui faccio il metodo Wim Hof, quindi un po' di allenamento a corpo libero, a volte faccio allenamenti di ballo, a volte box a casa, faccio un po' di tutto. Però sto puntando un po' di più sulla palestra. Vorrei reiniziare col corpo libero perché era la cosa che funzionava meglio su di me, quindi sto facendo adesso un misto tra corpo libero e pesi. ML Digital Video, mi ha fatto un viaggio in crociera tipo MSC, nel caso cosa ne pensi? L'ho fatto quando ero più piccolo con i miei genitori, mi era piaciuto molto perché è un po' come avere la tua un hotel che si muove, quindi hai veramente comfort e ci sta. Però è una vacanza relax, non so se la farei tanto per esplorare. Quando Sadhguru ci lascerà il mondo perderà un grande uomo, vero? Ma comunque ha fatto tantissimi video, quindi rimarrà in ogni caso, in qualche modo. Vorrei il profumo del Sadhguru, vero? Il nome sarebbe Mystic. Ah, beh, se devo fare il profumo di Sadhguru lo chiamo o tipo... No, Mystic. Quando non c'è Matteo si sente, vero, vero, anch'io la penso, Marti. Quanti profumi dovrebbe avere un maschio per te a livello di differenza, esempio uno fresco e uno dolce? Secondo me 3. Da 1 a 3, Alessandro. 3 se vuoi proprio tutto. Uno fresco per il giorno, uno alla sera caldo e forte e uno per gli eventi particolari, qualcosa che piace tanto a te. Ma non ho capito, ma la fiera sui profumi a Milano non è aperta al pubblico comune? Metlan. L'Exans è aperto al pubblico comune un giorno, su 5 o su 4. Il Pitti no. Il Pitti che a Firenze non è aperto al pubblico. Il Vitto, la Talkbox la uso per fare musica perché collegandolo alla pianola suono le note e muovendo la bocca senza emettere suono esce una voce particolare quasi robotica. Ah, ok. Se provi a sentirlo sicuramente capisci meglio. Ho trovato un oggetto interessante. Ma allora ho capito di cosa si tratta. Mi sa che mi è capitato su TikTok una volta quella cosa. Quando faresti MMA ti hanno insegnato qualcosa sulla lotta a terra? Facesti? Certo, ne ho prese tante a terra. Riccardo, andare a Dubai? Dubai non mi ispira per niente. Ci andrò sicuramente un giorno perché bisogna vederlo, però non mi ispira molto, ragazzi. Probabilmente l'anno prossimo tornerò ancora a Tokyo, forse ancora 3-4 mesi, e perché? Perché c'è la Working Holiday Visa, ho trovato un modo forse per avere un visto e rimanere là più tempo e trovare delle collaborazioni là in qualche modo. Working Holiday Visa ti permette di lavoricchiare là, sia part-time che full-time, studiare e stare là. E puoi farla solo prima dei 30 anni, dato che non mi manca tantissimo, preferisco approfittarne prima di perdere l'occasione. Marti, su Twitch continua a laggare comunque, cavoli, ma perché? Proviamo a vedere aspettando un po'. Andrea, ciao Marco, ho contatto un'agenzia di Milano, si chiama Prime Talent, la conosci, mi hanno fissato un provino e mi hanno informato che non mi chiederanno fortunatamente nessuna spesa. E allora vai, se non hai niente da perdere, vai Andrea. Perché no? Prime Talent, non la conosco. Milano. Allora, non promette benissimo. Mm, vediamo i talent.
Sembra più... Allora, non ci sono modelli. È più da talent. Sono tutti talent, quindi acting. Probabilmente sarà un'agenzia tipo eventi o pubblicità, cose del genere. Magari qualche foto. Vabbè, ma ci sta, c'è niente di male. Se non ti chiedono niente, in cambio, perché no? Dopo vi faccio sentire, questa è incredibile. Anche quando non c'è la musica di sottofondo si sente. Hai ragione. Ecco. Meglio. O forse metto qualcosa di un po' più leggero. Metto la solita, dov'è? Questa qua. Ecco. Vediamo se parte. Dovrebbe partire. Ok. Sentite? Ciao Marco, cosa ne pensi di Naxos di Sergioff? Penso che sia sopravvalutato. Un profumo bestseller senza troppi motivi. Fabrizio. Sara, e la Marco, ciao, che ne pensi di Alien di Mugler? Ciao Sara, come stai? Tutto a posto? Penso che abbia fatto la storia, ma la storia deve rimanere nel passato. Ma cosa cambia dalla fiera di Milano a quella di Firenze? Che quella di Milano, l'Exans, è più internazionale, c'è un po' di tutto ed è più bella, secondo me. Il Pitti è proprio per connessioni di lavoro. È proprio per connessioni di lavoro. Quindi tu sei lì, la fiera è piccola, è solo per cene private, cose così. Il Vito Marco un giorno farà una live interamente dedicata a Matteo, me lo sento. È vero. Mannaggia, manca un po' Matteo, si sente quando non c'è. Jetpack by Noman, è più vero degli Emirates ed è molto sicuro. Non ci sono mai andato, penso. Però ci devo andare. Bassa ma si sente. Ah, perfetto. Provo a alzarla un po'. DS, ciao Marco, sei buddista? No. No, DS. Spettatore ospiti in live sarebbe una figata. Sarebbe interessante. Sarebbe interessante. Interessante sì. Si può fare. Già è 2 o 3 volte che voglio portare Claudia e fare una live con qualcuno, ma c'è sempre qualcosa che alla fine va storto. Però si può fare. Come penso? Penso perché non sono sicuro che in Oman ci sia... No, non ci sono andato. Sono andato in Giordania e in... com'è che si chiama? Sharjah, ma solo di passaggio. In cosa credi? DS, non credo. Non credo. Non credo a cose... A qualsiasi cosa. Credere alla fine, come dico, come ho detto nel video precedente, è un po' comunque inventarsi qualcosa, no? Quindi preferisco non inventarmi niente e rimanere aperto a tutto. Perché nel momento in cui dico credo a o non credo a, tolgo un po' le opzioni di vedere quello che ho veramente davanti. Perché comunque è qualcosa che non conoscendolo, non sapendolo, vuol dire che devi crederci. E quindi è comunque una cosa autocreata. Devo dare 5 minuti a testa, si parla di qualcosa. Ci sta. Si può fare l'incubo. Marco, se ti va, è solo che non saprei come fare qua sul canale. Cioè su TikTok è facile. Sul canale qua non ho idea di come si potrebbe fare. Il Vitto, Marco, se ti va, prova a cercare quello di cui ti parlavo prima, giusto per mettere un po' di pepe. La talkbox, intendi?
Ah, forse sai perché lagga Twitch? Perché c'è il temporale. Cosa ho appena visto? 1 second of playing Talkbox. 1 minute of playing Talkbox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 day of playing Talkbox. 1 week of playing Talkbox. Rock, robot rock. Ma che roba strana. 1 year of playing Talkbox. In the night I hear them talk, the coldest story ever told. Ma che roba strana. Qui fa la voce robotica praticamente. 7 years of playing Talkbox. Of course. E certo, ovviamente. Se dovessi trasferirti stabilmente in un altro paese europeo, quale sceglieresti? Oddio, non so se in Europa mi trasferirei da qualche parte. Camicion de Pazzi, bel nome. Purtroppo non penso che l'Europa abbia tanto da offrire confronto all'Italia. Non penso vada a cambiare tanto. La Spagna non mi ispira tanto, la Francia, secondo me Parigi è un po' un disastro ultimamente. Un po' come il videogioco Expedition 33. E dopo vi faccio vedere. E poi, Londra, punto di domanda, anche se non è più nell'UE. Forse Londra. Ma se devo trasferirmi da qualche parte al di fuori dell'Italia, vado fuori Europa. Cioè voglio qualcosa che almeno sia veramente distante da... Cioè che valga il sacrificio, ecco, questo è un parere mio. Videochiamata su Discord e poi trasmetti 2 schermi? Ah, ok. È vero, su Discord ci sta. Hai ragione. Ah sì, poi faccio il record invece che qua, invece che Safari, metto l'applicazione Discord. Sara, non ti è mai capitato o ti capita mai di voler dimostrare a qualcuno quanto vali? A volte penso che in realtà non dovremmo dimostrare nulla a nessun ambito lavorativo. Certo, certo, è normale. Il punto, allora, a livello lavorativo ci sta, nel senso che a livello lavorativo, più che altro, anzi, dovrebbe essere il tuo lavoro a far parlare. Cioè, se cerchi tu come persona di dimostrare quello, cioè quanto vali, non conta tanto. Tu quello che puoi fare è essere bravo te, fare quello in cui sei bravo e poi lasciar parlare il tuo lavoro, perché poi se lasci che che sia l'opinione di qualcun altro, positiva o negativa che sia, un po' a dire se sei bravo o meno o quanto vali, lì sei finito. Però certo capita, però al lavoro ci sta, al di fuori bisogna un po' staccarsi da queste cose. Io per fortuna non ce l'ho più, però l'ho sofferta in passato queste cose. Penso che la meditazione mi abbia aiutato tanto in questa cosa qua. Devi concentrarti sull'essere, sul chi sei. Visto che sei del lago di Garda, Metlan, io di Verona, qual è il tuo paese preferito? Zona lago. Peschiera, il mio paese. È bellissimo, quando ero piccolo non mi piaceva Peschiera, anzi la odiavo, ma è migliorata tantissimo. Se non siete mai stati a Peschiera del Garda vi invito a venirci perché, a parte Gardaland, che è molto bello, in realtà è Castelnuovo ma è attaccato, è 5 minuti da dove abito io, e Peschiera è cambiata tantissimo, sono stati investiti tanti soldi da dopo il Covid ed è veramente diventato bello. Figo il Talkbox. Marco, una sorta di autotune divertente la Talkbox, vero? Ho un déjà vu o della Talkbox si era già parlato qua in live? No. Ho una sensazione di rivissuto pazzesca. No. Non penso. Io personalmente non ne avevo mai parlato, poi Andrea, proverò allora a fare il provino con l'agenzia Prime, altrimenti quale altre valle di Milano mi raccomanderesti? Sempre che mi rispondano. Oddio, di alta moda c'è l'Elite, c'è la Fashion, c'è la Crew, c'è la Joy, c'è la Tomorrow, ce ne sono un po', però loro più che altro è difficile che facciano entrare qualcuno di nuovo. Mitozza, ciao Marco, ti ho intravisto venerdì all'Apple Store. Ma va, ti sta piacendo il nuovo iPhone? Mi sta piacendo molto. Se mi vedete dal vivo, ragazzi, se volete venirmi a salutare mi fa sempre piacere. Comunque sì, ce l'ho qua.
ne parlavo prima, mi sta veramente piacendo tanto, sono contento, anche se purtroppo non sto riuscendo a vendere il mio telefono precedente. Me lo aspettavo, ma non riesco proprio a venderlo, cioè contando che un telefono che l'anno scorso costava 1600 euro e non riesco a venderlo a 1000 euro è veramente tragica. L'incubo, raduno del canale a Peschiera del Garda. Si può fare, si può fare. Boh, cosa ne pensi di Roma di Laura Biagiotti? Hai mai provato la versione Green Swing? No, Green Swing non la conosco. Non la conosco questa. Immagino che sia una versione un po' più speziata, fresca, un po' più verde di Roma normale. Allora, Roma normale è abbastanza generico, non è tra i miei profumi preferiti. Non c'è tanto di cui parlare. Sa di profumo generico da uomo. Mi è capitato tra i 18 e i 20 anni di avere un periodo pieno di déjà vu denso come mai prima e dopo? No, non mi è mai capitato Jetpack. Il telefono è quasi come l'auto, appena esci dalla filiale si dimezza il valore, vero? Però una volta gli iPhone non si dimezzavano, cioè non perdevano così tanto valore. È un peccato, sai da quando hanno iniziato a perdere valore? Da quando hanno messo sta cosa dello stato della batteria. E da quando hanno superato i 1000 euro. Perché noto che la gente fa fatica a spendere più di un tot per un telefono usato, anche se valeva 1600 euro fanno fatica. Perché non si giustificano poi tanto il prezzo da dire vabbè ma prendo uno nuovo a sto punto. Tutti a fare colazione a Peschiera a casa di Marco. Io gioco comodo, va bene, va bene. Beh, colazione no perché sono a fare sadhana, però un aperitivo magari la sera o dopo cena o una cena dai. Ma c'è modalità per togliere le ads da YouTube non pagando? Ogni tanto mi interrompono la live. Marti, non so, non penso. Non penso ci sia. Provo a toglierla. Provo a togliere le ads. Vediamo. Allora. Live. Questa live. Ah, ecco qua, sì, sono attivate. Allora. Fatto. Ho tolto le ads per questa live, le faccio riprendere poi direttamente quando finisce. Bitozza, eravamo colleghi, anche se è stato per poco, ero impegnato in quel momento con tanta gente. Eravamo colleghi? Ma va. Ma scrivi su Instagram, che voglio vedere chi sei. Comunque, grande, sono contento. Nel dubbio tutti a casa di Marco. E via, tutti così. In teoria dall'anno prossimo dovrei essere da solo a casa, quindi volentieri. Ti ho mai fatto un triangolo di braccia o di gambe? Sì. Valerio. Oddio, non conosco, quindi non posso dire. Andrea, grazie per la risposta. Cambiando argomento, qual è il tuo genere musicale preferito? Andrea, ho fatto una live intera in cui abbiamo parlato di questa cosa, se vuoi recuperartela. E abbiamo parlato tanto di questa cosa. Non ho un genere vero, però mi piace tanto musica giapponese ultimamente. Vi faccio sentire una canzone. Ultimamente sto guardando un gameplay di un videogioco che probabilmente vincerà il Game of the Year di 2025, non so se l'ha già vinto, che è incredibile, si chiama Expedition 33, molto drammatico, molto barocco, molto bello, e la colonna sonora è qualcosa di pazzesco. Ve la faccio sentire perché è incredibile, in francese. Expedition 33 Music, eccola qua. L'âme vacarme s'en va dans l'oubli éternel et Gustave dom guardiam didim didididim lutessera Grazie mille. seram dim dim da 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 dim dim da da
da da dim da di dam. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam. Bellissimo. Dans là-haut sera ravi, les toits à sur noir gris fera. Clair, obscur, trouble de rature, coulera effet. Pelle d'oca. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, courbera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Ô clair, obscur, trouble, rature. Comunque Marco, li porti bene i tuoi 25 anni e dimostri meno complimenti. Ma ne ho 28. Ciao Migrim, grazie mille, adesso rispondo. Clair, obscur, trouble de rature, couvrera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera. Vabbè, insomma, avete capito e mi sta piacendo tantissimo. Milgrim, cosa ne pensi del dandismo? Il dandismo? Ma non sentivo questa parola da tanto tempo. Fammi controllare per capire se ho capito giusto. Il dandismo è un atteggiamento che esalta la raffinatezza, l'eleganza e l'individualismo nato in Inghilterra, diffuso in Europa. Allora sì, è quello che pensavo, ma esiste ancora? Oggi lo spirito del dandismo continua a influenzare artisti e stilisti contemporanei che si ispirano alla sua enfasi sull'autocreazione e sulla sicurezza di sé. Allora, diciamo che ogni cosa è, secondo me, parte di un processo. C'è questa cosa di un filosofo molto bella che si chiama Hegel, che parla di tesi, antitesi e sintesi. Secondo me il mondo, la storia funziona molto così a cicli. Come tutto ciò che è stato in passato, sia da un punto di vista estetico, ma anche come movimento, è tutto parte di un processo per poi arrivare a dove siamo adesso. Quindi sicuramente ha aiutato in qualche modo. Spero non laghi ancora su Twitch perché c'è il temporale. Aldo, a 21 anni è tardi per iniziare a studiare recitazione. Ah, aspetta che rimetto la musica, eccolo qua. È tardi per iniziare a studiare recitazione con il sogno di fare qualche film serie? No, assolutamente no. Grazie, non volevo disturbare ma iniziavano a stancarmi, non ho una buona pazienza. Ma non preoccuparti Marti, adesso ho tolto tutto. Marco, vieni a fare un giro a Treviso una domenica. Si può fare. Ma usate la tecnica del mutare il mic per silenziare eventuali? No, non mi è mai capitato Jetpack, non mi serve. Metran, una cosa che non capisco della vendita degli iPhone è perché su subito i venditori mettono prezzi folli, molto alti, molto di più dei ricondizionati considerando che sono privati. Ma a che scopo? Non lo so, non saprei questa cosa, forse in base a quanto hanno speso. Milgrim, ma che chat leggi? Sono anche sul tubo, sul canale, sono su Twitch, ma anche dall'altra parte. Quindi ho un po' di persone lì. Però non preoccuparti, anzi leggo in realtà principalmente queste qua perché mi capitano anche sullo schermo. Quindi se qualcuno vuole fare compagnia a Milgrim, ragazzi, andate su Twitch. Grazie Milazzo, benvenuto. Come stai? Marco, sei mai stato al lago di Iseo? Comunque leggo tutte le domande ad alta voce, quindi in caso. E rispondo tutti. Marco, sei mai stato al lago di Iseo? Certo, non è tanto lontano dove abito. Recupero allora quella live sulla musica. Quante lingue parli per curiosità? Inglese, francese, tedesco, per il lago di Garda quando ero piccolo. E sto imparando il giapponese, basta. E italiano. Comunque Marco, complimenti, non si vedono per niente i tuoi 46 anni. Grazie Jetpack, grazie, sono contento, è la skincare. Aldo, a me sono piaciuti molto i tuoi video riguardanti il fare l'attore negli States. Ho conoscenze per quanto riguarda il canto, mi piacerebbe approcciarmi alla recitazione, ma avevo questo dubbio. Grazie, figurati Aldo. E ne farò sicuramente altri magari. Gli States li ho un po' abbandonati anch'io. Però cercherò magari di fare altri video a riguardo. Penso che su YouTube ci sia più gente perché è il tuo canale principale. Certo, Twitch l'ho appena aperto. È un po' un test. Marco, quindi che ne pensi del Talkbox? Penso che ci sta, è divertente. Non so quanto lo utilizzerei, però è divertente.
Ironia, ma certo. Ma siete tutti veneti in questa live? Oddio, non lo so, non penso. Dov'è Matteo? Non mi ricordo dov'era Matteo. E c'ho da fare il Veneto e fo ben. E pensa che io non riesco a parlare in dialetto veneto. Milgrim, di dove sei? Io non lo so purtroppo. Valerio, Marco, un consiglio sui capelli. Vorrei provare uno shampoo della Shea Moisture. Avevi la possibilità di provarli? Certo, sono questi qua. Li ho provati per un bel po'. Ah, sono cambiati un po'. Io ho utilizzato tanto questo, Coconut Hibiscus, come conditioner, quindi come si dice conditioner? Balsamo. E poi ho usato questo, l'Intensive Hydration e il Strength Restore. Usavo questo come maschera e questo come shampoo. Non sono male per il prezzo, vediamo quanto costano adesso. Sono aumentati, costavano un po' meno tempo fa. Però per il prezzo non sono male per essere così di TikTok. Cioè di Amazon, scusami. Matteo pure lui è veneto. Ma va, veneto anche lui? Pazzesco, non lo sapevo. Tutti veneti. Che poi in realtà Peschiera non è poi veneta. Che bello sarebbe parlare in dialetto. Purtroppo mio padre parla un po' in dialetto. Invece mia madre non è italiana. Anche tu sei veneta, Marti? No, Vito, io sono di Caserta. Caspita. Jetpack, grazie mille. €1 di donazione, grazie mille. Mi fa super piacere. Oh, posso mettere... Grazie mille, gentilissimo. Jetpack. Se non c'è Matteo ci sono altri che sganciano, dai. Vero, Marti? Mi fa super piacere. Chi si nasconde dietro quella J? Matteo sei tu? Jetpack Matteo 777. E Matteo è incredibile comunque, ragazzi. Cioè, avete visto le donazioni che fa? Sono assurde. Io a volte mi sento in colpa, però gliel'ho detto anche in privato. Gli scrivo anche in privato e dico, guarda, non serve che le fai, non preoccuparti. Ma lui le fa con piacere, quindi sono contento. Insomma, alla fine ognuno spende i soldi come preferisce. Matteo mangia i gatti o vive vicino all'Islanda? Che meme storici. Vicenza o Padova? In realtà sì, in realtà Peschiera è lì, è quasi Lombardia. Si sta reincarnando in Matteo Jetpack. No, vabbè, mi tengo umile, non mi paragonate al maestro. Questa gliela mando. Tra l'altro guardate che sfondo, ragazzi. Col nuovo iOS 26. Non male. Tra l'altro è uscito... Ah, è uscito Sora, il nuovo aggiornamento di ChatGPT. Che bello. Sora 2. Per fare i video con l'intelligenza artificiale, introduce in Sora 2. Lo guardiamo? 58 secondi. Oh, questo è 20 minuti. Ladies and gentlemen, with a cat, one, two, three, spin! 花火綺麗だね。でも僕たちは少しずつ離れていく。 Ready when you are. 3, 2, 1, go! Dude, you alright? I'm good. Cosa hai fatto con l'intelligenza artificiale? Ma è Chuck Norris! Steady. Damn it!
Cioè, ma stiamo scherzando? Ma quello era un anime. Ma quello era un anime. Hanno fatto un... che puoi farti il tuo anime. È incredibile. Bello sfondo, grazie Marti. Marti è un po' dura dalla campagna fin qui perché... Però per Marchi un giorno magari lo facciamo un raduno. Io sono lombarda, grande Sara. Di dove? Puoi creare il tuo anime con Sora 2. Caspita. Quello è un... Non so definire se è positivo o negativo, però è comunque incredibile. Quali sono le app che usi maggiormente durante il giorno? Ciao Metlan. Allora, le app che uso maggiormente sono... Beh, YouTube, penso che sia l'app che utilizzo di più. E poi promemoria, calendario, note e i social per postare, quindi Instagram e TikTok. E poi uso CapCut per editare i video di TikTok. Uso Filmora per editare i video su YouTube, ma quello sul Mac. Poi cosa uso? Beh, come giochi uso Pokémon, TCG Pocket. E poi... boh, basta. C'è GPT. Ah, e poi le app di journaling. Quindi la mattina Day One, Duolingo, Gratitude, Journal, Gem, tutte quelle cose. Tutte quelle cose. Comunque sei un influencer che si differenzia di molto dalla massa, Andrea. Sei genuino, disponibile e simpatico, molto raro in un mondo fatto di superficialità. Grazie Andrea, grazie mille, mi fa molto piacere. In realtà ce ne sono di ragazzi genuini. È solo che io ho la sfortuna di avere un pubblico innanzitutto interessato, ma anche contenuto. Quindi possiamo parlare tranquillamente senza avere una chat difficile da leggere. L'incubo dovranno iniziare a creare delle restrizioni per i contenuti, altrimenti uno crea un anime che spopola ma se è fatto con AI non sarebbe giusto. Allora, su questo c'è un dibattito che si può fare. Potenzialmente sì, non sarebbe giusto. Entriamo un po' su Twitch, dai, grazie Marti, animiamo. Anche perché sono belle le scritte lì. Comunque sì, non sarebbe giusto nei confronti di chi lo fa, ma allo stesso tempo... Perché non sarebbe giusto? Cioè alla fine conta di più la forma o il contenuto? Secondo me sono due cose diverse. Può essere magari premiato sia uno che l'altro, nel senso che alla fine magari tempo fa la gente faceva disegni e tu dici ok, poi è uscito il video alla televisione e dici sì, ma non è giusto confronto a chi dipinge. È una tecnologia nuova che porta un qualcosa di nuovo. Qua stessa cosa, nel senso, come dici tu, è nata la fotografia e dici sì, ma confronto a un dipinto, cioè non vale, stai barando. Fa tutto in automatico. Sì, però poi è nato una cosa diversa, no? Tutto il mondo della fotografia. Quindi in realtà dipende da tante cose, però capisco quello che vuoi dire. Provincia di Bergamo, grande Sara. Ciao Andrea, buonanotte. Sì. Marco, ti ho sentito dire che secondo te il futuro dei profumi è in Asia. Sicuramente te ne intendi 1000 volte più di me, però io credo che il futuro dei profumi sia in Australia. Non so perché ho questa sensazione. In Australia. Perché in Australia? Che profumo c'è in Australia? Vai via, Jetpack. Buonanotte allora. Sì, tra poco chiudo anch'io. Akira Toriyama ha creato Dragon Ball negli anni 80-90 con la sua fantasia, la sua mano dei disegni. Io scrivo un testo su Sora 2 e me lo crea tutto lui. Ok, figo, bella storia, ma zero sforzo. Vero, però magari questa cosa porterà a un cambiamento e qualcosa di diverso. Come dire, sì, ma che senso ha? Cioè, la tecnologia porta a sforzarsi meno. Però non vuol dire che l'essere umano sia rimasto fermo. Cioè, se dovessimo ancora qui metterci a fare i calcoli a mano per qualsiasi cosa e non avere una calcolatrice, sarebbe un problema. Tu dici, sì, stai barando, è facile, senza sforzo. Sì, ma in realtà abbiamo creato cose che prima non si potevano creare. Quindi, non lo so, magari ci saranno delle convinzioni diverse, secondo me ci sarà differenza tra cose hai e cose non, però vedremo come sarà il mondo. Come trovi l'app diario dell'iPhone? Meglio quell'app di terze parti o la vecchia e cara carta analogica? Dipende come ti trovi. Io la uso come diario di gratitudine l'app, perché come diario normale ho già un'app che si chiama Day One, che la uso ormai da 8-9 anni. Quello lo uso come diario di gratitudine,
Quindi metto il mood perché ti fa segnare il mood, come stai oggi, a livello emotivo, e poi segno cosa celebro oggi, come piccolo esercizio. Io non mi trovo tanto bene con la carta analogica a livello di scrittura, però se a uno piace, perché mi piace avere tutto sempre pronto. Bitozza, come utilizzi di solito ChatGPT? A me capita di passare serate a conversare tra scenari di apocalisse e zombie al filosofeggiare, nel senso della vita. Allora, in realtà non ci chiacchiero tantissimo con ChatGPT, lo utilizzo più che altro per informazioni, per cose pratiche, è praticamente il mio commercialista ormai, quindi a livello fiscale. Lo uso per opinioni su cose che non riesco a trovare su Google, per guide, tutorial, cose pratiche, e poi lo utilizzo come consulente un po'. Tipo io una volta a settimana ho delle domande di introspezione, cioè durante la settimana mi vengono in mente delle domande, tipo su di me, sulla mia vita, sul mio lavoro, su qualsiasi cosa, però non voglio rispondermi subito, voglio che passi del tempo e poi prendermi con calma. Il lunedì rispondo a tutte queste domande, quindi mi prendo un'oretta, quello che è, e rispondo a queste, a tipo 5 domande. Poi gliele mando a ChatGPT e gli dico: queste sono parte della mia introspezione della settimana, cosa ne pensi? E mi dà a volte delle informazioni carine anche da un punto di vista, cioè un punto di vista diverso, quindi lo uso un po' così. Il Vitto, perché l'Australia è così fuori dalle schiame rareggiata, per quello lo associo al futuro della profumeria. Ci sta, però in realtà io ne parlo non nel senso di geografia dell'Asia come futuro, ma nel senso di gusti, quindi che il gusto asiatico sarà il futuro. Marti, ormai si fa tutto con le AI. C'è un'app che ti fa le canzoni, scrive il testo, c'è una voce che ti crea musica e canta il testo. È vero Marti, secondo me stai esagerando con le AI, dice il Vitto. Ma allora ci sta, però non sono i Queen. Cioè, hai capito quello che voglio dire? Secondo me rimane comunque la differenza. Vedremo come sarà il futuro, non possiamo sapere niente. L'incubo ChatGPT dovrebbe farlo santo che subisce le mie arrabbiature, sfoghi e bestemmie. ChatGPT è secondo me una delle invenzioni più grandi mai fatte. Che se ne dica. Grazie mille del consiglio, ma figurati Valerio. Day One io lo usavo per scrivere i progressi che facevo. Grande Marti. Il problema è che mi sa che ora Day One è a pagamento, se non sbaglio. Quando l'ho scaricata io era i primi giorni in cui l'avevano messa sull'App Store, ancora tipo anni e anni fa. E quindi era gratuita perché lo provavo. Va bene ragazzi, gli ultimi 2-3 minuti e poi stacco anch'io che siamo quasi a un'ora e sono le 11:30. Contate che devo ancora finire di fare i video. Che voglia. Arrivo, Eccomi. Io ChatGPT lo uso parecchio, però penso di utilizzarlo male perché a molti compiti che chiedo me li eseguo in maniera scorretta o da risposte vaghe. Qualsiasi consiglio su come formulare richiesta, secondo me basta essere il più, cioè dargli una direzione su come vuoi che funzioni, quindi poi pian piano più lo utilizzi e più impara a conoscerti. Quindi secondo me dare un contesto e poi essere il più dare i più dettagli possibili aiuta. L'altro giorno ho visto un video comico in cui 2 persone usavano ChatGPT per chiedere le cose più banali. Questo mi ha fatto riflettere. Ecco, infatti. Marti, sì, ma indubbiamente non è che toglie lavoro ai cantanti veri. Esatto. Buona Anna Marco, grazie per live, le riguarderò. Grazie Sara. Un abbraccio. Che video devi registrare? Devo fare i video per TikTok. Ho fatto i video per YouTube. Ho fatto i video... cioè ho fatto le live adesso. Mi manca registrare i video brevi. Quindi devo fare un video di collaborazione con un brand di profumi. Devo fare un video rispondendo a un commento che mi è arrivato da un video. E poi ne volevo fare un altro, volevo fare 3 video circa. Niente di esagerato. Perché ne ho già tanti nelle bozze e non voglio riempirmi. Poi una volta che mi arriva un profumino unboxing, cose varie. E in più ho trovato, a proposito di AI, ho trovato una cosa di AI qua su Wondershelf Firmora,
lo strumento che utilizzo io per editare i video, che mi prende le live e mi prende delle ispezioni di 1 minuto interessanti e me li fa come video brevi. Qualità non è il massimo, però su 20 video che mi consiglia 2 sono interessanti, quindi ho anche 2 o 3 già quelli salvati. Il video, sì, ChatGPT non è sempre una garanzia. Una volta gli ho chiesto dove era uno scrittore che doveva studiare per l'interrogazione e mi ha detto che era morto in Uruguay, invece era morto qui a Milano. Ecco, vedi. Poi pian piano più migliorano, cioè più si va avanti col tempo e più migliorano. Però sì, bisogna sempre fare affidamento a... cioè non bisogna utilizzarlo sempre con certezza, almeno al giorno d'oggi non è ancora certo al 100%. Non prendere per scontato che sia corretto. Ma penso lo scrivono anche loro che di fare così. L'incubo senso usare ChatGPT per la dieta, tipo cosa ho fatto in casa, non ho modo di pensare agli ingredienti separati per i valori nutrizionali. C'è scritto fare errori, paranoia a volte. Allora, io un modo che ho utilizzato per evitare questa cosa il più possibile, poi lo farò comunque, avrà comunque allucinazioni, e è dirgli voglio che mi rispondi esclusivamente dicendo cose che sei sicuro, di cui sei sicuro al 100%. Se hai anche un minimo di dubbio, voglio che me lo dici con trasparenza piuttosto che mi dici errori o hai allucinazioni. Io gli ho scritto così, gli ho detto applicalo tutte le chat, mettendo l'impostazione di memoria salvata, e non mi dà troppe allucinazioni, però bisogna sempre fare un doppio check. Però in teoria dall'ultimo aggiornamento con ChatGPT 5 dovrebbe essere abbastanza buono anche a livello di salute, quindi cioè, secondo me ci si può provare, dai. L'incubo sì, ti fa le diete intere per l'inizio settimana, ecco. Diciamo che più sei preciso nel porre la domanda, più giusta è la risposta, vero? Ovviamente consulta un nutrizionista prima, sì, un nutrizionista sarebbe la scelta migliore. Forse. Perché dicono che comunque ha superato tanti professionisti ChatGPT. Però va bene. Va bene ragazzi, io chiudo che devo fare i video e sono a pezzi. E domani mi alzo presto. Sto facendo con l'aiuto dell'app Macros per Android. Tengo traccia dei valori nutrizionali e delle calorie. Ci sta. Prendere traccia è tanta roba. È l'unico modo. Ah, pensavo dicessi che ChatGPT consultava il nutrizionista. Lo sto utilizzando il ChatGPT molto performante, il 5, vero? Il nutrizionista l'ho mollato, non mi faceva pesare né calorie né calcolare calorie. Un po' particolare. Marco, ma a quest'ora ti metti a fare video? Non sei stanco? Sono stanco sì, però purtroppo devo farli. No, ho già fatto la maggior parte dei video, quelli lunghi. Mi mancano 2 video, 3 brevi per TikTok, quindi non dovrei metterci tanto, però devo farli. A me Gemini, perché voglio togliermeli prima di andare a letto, sennò... A me Gemini, dopo avergli chiesto dei metodi per i capelli, me lo scrisse direttamente lui di contattare un dermatologo. Bravo Gemini. Gemini è molto interessante, lui a livello fiscale anche mi aiuta spesso, come sostituto del commercialista. Marti, buonanotte Marco, grazie a compagnia, grazie a te Marti. Metran, buonanotte Marco, buonanotte a tutti, grazie a te. Grazie Marti, grazie Metran. Notte in bianco Marco, ma no, ci metto poco. Cerco di andare a letto comunque presto. Adesso faccio i video, poi vado a lavarmi, poi finisco un paio di cose, poi faccio il libro, poi meditazione e dormo. Forse sì, notte in bianco. Buonanotte incubo. Buonanotte il Vitto, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi. Buona serata. Buonanotte. Buonanotte Marco, sono Doro, ti auguro di sognare. Claudia. Ti ho scritto sui G che sono io, perfetto, grazie. Ciao ragazzi. Buonanotte.